Ci sono progetti che nascono così da un'idea e ci sono progetti che nascono per essere utili. È il caso di questa mini bag portacellulare, semplice e divertente da fare. Si fa partendo da due quadrati con al centro questo fiore che uniamo con questa lavorazione ad intreccio meravigliosa e poi completiamo lavorando a giri e poi vi mostro come fare questa tracolla. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io ero stanca di tenere il cellulare in mano d'estate quando abbiamo vestiti senza tasche e quindi questo è un accessorio utile e veloce da fare perché in un paio d'ore da un pezzo di filo abbiamo già un accessorio utile e secondo me molto bello. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video o regalandomi il vostro like. Per quanto riguarda il filato potete utilizzare diversi tipi di filato. Questo è in cotone, questo invece è un cordoncino. Per quanto riguarda il cotone ho utilizzato il Basic Cotton di Un filo di passione, ma potete utilizzare un qualsiasi cotone che abbia più o meno questo spessore, 125 metri per 50 grammi, e l'ho utilizzato doppio. Mentre per questo, che è un cordoncino, è un po' più rigido, più grezzo come finitura e forse lo preferisco, ho utilizzato un cordoncino da 3 mm, sempre di Un filo di passione, che è lo stesso con cui l'anno scorso vi ho fatto il tutorial della borsa e di questo portafoglio. E se non avete visto questi tutorial e vi interessano, vi lascio il link nella descrizione del video e nella i in alto a destra. In questo modo aggiungiamo un accessorio alla collezione. Fatemi sapere quale delle due versioni preferite e se volete utilizzare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un filo di passione. E trovate scritte anche le quantità che ho utilizzato sia nel caso del Basic Cotton che del cordoncino. In entrambi i casi ho utilizzato un uncinetto da 4,5 mm. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quattro catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella per chiuderla in cerchio. E tutto il primo giro lo lavoriamo in questo cerchietto. Una catenella e nel giro 1 lavoriamo 8 punti bassi nel cerchio. E nel frattempo nascondiamo la codina di filo. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. 2 catenelle che contano come un punto alto non chiuso. Iniziamo un punto alto nello stesso punto, ne iniziamo un altro e chiudiamo tutto insieme. E questo è il primo punto del giro. 2 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme nel prossimo punto, vuol dire che iniziamo 3 punti alti, 1, 2, 3 e li chiudiamo insieme. 3 punti alti chiusi assieme e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 3 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle e ripetiamo così in totale per 4 volte.
Alla fine del giro sostituiamo l'ultimo archetto di 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto nei primi 3 punti alti chiusi assieme. In questo modo formiamo un archetto grande come 3 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. In questo archetto, nel prossimo giro, intanto lavoriamo 3 punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso un po' allungato e una catenella, o come preferite, e ne lavoriamo altri 2. Tre punti alti nel prossimo archetto, e nel prossimo archetto lavoriamo un angolo, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. E ripetiamo così negli archetti di 2 catenelle, cioè nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti, mentre negli archetti di 3 catenelle, che sono gli angoli, lavoriamo 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti. E andiamo avanti così, ripetendo in un archetto 3 punti alti e nel successivo 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti per tutto il giro, e poi alla fine completeremo anche il primo angolo. Una volta lavorato tutto il giro, completiamo anche il primo archetto lavorando altri 3 punti alti, una catenella e un punto bassissimo nel primo punto alto. E iniziamo il prossimo giro. Lavoriamo una catenella che sostituisce un punto basso e poi 3 catenelle. Saltiamo un punto e nel punto successivo lavoriamo un punto basso. E ripetiamo 3 catenelle, salto un punto basso, e ripetiamo così per tutto il lato, cioè fino a prima della catenella d'angolo. 3 catenelle, salto un punto basso, e arrivati alla catenella d'angolo lavoriamo un archetto di 5 catenelle e un punto basso nel prossimo punto alto. E ripetiamo in questo modo lavorando su 3 lati. Sul lato lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, salto un punto per tutto il lato, e poi nell'angolo, anziché un archetto di 3 catenelle, lavoriamo un archetto di 5 catenelle. E andiamo avanti così, lavorando su 3 lati. E questo è quello che dobbiamo ottenere: 4 archetti da 3 catenelle su 3 lati e 2 angoli, lavorando in ciascuno un archetto di 5 catenelle. Arrivati a questo punto, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Una volta lavorata la prima mattonella, ne lavoriamo un'altra, lavorando intanto i primi 3 giri. Ed ora vediamo come unire le 2 mattonelle lavorando il giro 4. Iniziamo il giro lavorando una catenella che sostituisce il primo punto basso, e poi dobbiamo lavorare un archetto di 3 catenelle. Lavoriamo una catenella, ingrandiamo l'asura sull'uncinetto, estraiamo l'uncinetto
e la prima mattonella la mettiamo in questa posizione. Questa è la fine del giro dove abbiamo tagliato il filo, ed ora uniamo questi due lati. Abbiamo ingrandito l'asora, entriamo nel primo archetto della prima mattonella da sopra e portiamo fuori l'asora. Tiriamo il filo per riportare l'asora alla misura corretta e lavoriamo le 2 catenelle che mancano a questo archetto di 3 catenelle. Saltiamo un punto e lavoriamo un punto basso e ripetiamo. Una catenella, ingrandiamo l'asora sull'uncinetto, entriamo nel prossimo archetto da sopra, questo è il dritto della mattonella, prendiamo il filo e lavoriamo le 2 catenelle che mancano. Saltiamo un punto basso e ripetiamo. Una catenella, ingrandiamo l'asora, entrando da davanti entriamo nel prossimo archetto, portiamo fuori l'asora e tiriamo il filo per riportarlo alla misura corretta e lavoriamo le 2 catenelle. Quindi in totale lavoriamo 3 catenelle. Saltiamo un punto basso, una catenella, agganciamo il prossimo archetto, due catenelle, salto un punto basso e arriviamo all'archetto d'angolo. Nell'angolo lavoriamo un archetto di 5 catenelle, quindi intanto ne lavoriamo 2, agganciamo con la terza catenella, 3, 4, 5 e un punto basso nel prossimo punto alto. Saltiamo la catenella e andiamo avanti così, unendo tutti e 3 i lati. Nei lati lavoriamo archetti di 3 catenelle e nell'angolo archetti di 5 catenelle. Per unire gli archetti sul lato usiamo la seconda catenella mentre per unire gli archetti d'angolo usiamo la terza catenella. E ne lavoriamo 5 in totale. E uniamo 3 lati. Una volta che avremo unito i 3 lati delle mattonelle, unendo tutti gli archetti a disposizione, otteniamo un sacchettino. I 2 angoli in alto delle mattonelle sono liberi, come questi 2 lati. Per proseguire col portacellulare lavoriamo intorno a questo giro. Lavoriamo un punto bassissimo nell'archetto, un punto bassissimo nel prossimo punto alto e da qui iniziamo il giro. Lavoriamo una catenella che sostituisce il primo punto basso e una catenella per l'archetto, e in questa prima catenella, se volete, mettete un marker per ricordare che è il primo punto basso del giro. Saltiamo un punto e lavoriamo un punto basso e ripetiamo così per tutto il lato. Una catenella, salto un punto basso. Una catenella, salto un punto basso. E sugli angoli lavoriamo 4 catenelle, saltiamo l'archetto d'angolo e lavoriamo un punto basso
nel punto basso, in questo caso è una catenella che sostituisce il primo punto basso. Una catenella, saltiamo l'incrocio e lavoriamo un punto basso nel punto basso. Una catenella e agganciamo l'archetto che abbiamo appena lavorato entrando da davanti. Lavoriamo 3 catenelle, saltiamo l'angolo, l'archetto d'angolo e lavoriamo un punto basso nel prossimo punto alto e ripetiamo su tutto il lato una catenella, salto un punto basso. E sull'angolo 4 catenelle, saltiamo l'archetto d'angolo, il punto bassissimo e nella prossima catenella che sostituisce un punto basso lavoriamo un punto basso, una catenella, saltiamo l'incrocio, lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto alto di questo angolo. Qui avevamo fatto un punto bassissimo, lavoriamo direttamente nel punto alto, un punto basso, una catenella, agganciamo l'archetto che abbiamo appena lavorato, 3 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto basso del giro, che è quello che abbiamo sostituito con la catenella. In questo modo abbiamo creato un giro di 12 archetti. Nel prossimo giro lavoriamo solo negli archetti, sia gli archetti di una catenella che gli archetti un po' più grandi. Lavoriamo un punto bassissimo per portarci nel prossimo archetto e qui lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con un punto basso un po' allungato e una catenella o come preferite. Poi lavoriamo una catenella e saltiamo il punto basso e ripetiamo. In ogni archetto lavoriamo un mezzo punto alto e separiamo sempre con una catenella. E ripetiamo così per tutto il giro. Alla fine, anziché lavorare l'ultima catenella, lavoriamo un punto basso nel primo mezzo punto alto per chiudere il giro. Una catenella e nel prossimo giro in ogni archetto lavoriamo 2 punti bassi. Nel giro ci sono 12 archetti e quindi in totale lavoriamo 24 punti bassi. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro e da qui in poi lavoriamo giri di mezzi punti alti, una catenella che non conta come punto e un mezzo punto alto in ogni punto per tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. Andiamo avanti a lavorare giri di mezzi punti alti lavorando un punto in ogni punto fino a raggiungere l'altezza che vogliamo per il portacellulare. Io per il mio ho lavorato 5 giri in totale. Una volta che avremo raggiunto la grandezza che vogliamo per il portacellulare, lavoriamo un ultimo giro di punti bassissimi, un punto bassissimo in ogni punto, prendendo tutto il punto. Lavorato tutto il giro, lavoriamo ancora 1 o 2 punti bassissimi per arrivare sul lato
del portacellulare, proprio sul punto laterale. E da qui iniziamo la tracolla. Lavoriamo una catenella, un punto basso in rilievo preso da davanti su questo mezzo punto alto, allunghiamo l'asola sull'uncinetto ed entriamo nel punto 2 volte, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto e chiudiamo tutto insieme e poi lavoriamo una catenella, allunghiamo l'asola sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, portiamo fuori il filo, filo sull'uncinetto, rientriamo nella catenella e portiamo fuori il filo, allunghiamo e chiudiamo tutto insieme, una catenella, e ripetiamo in questo modo per tutta la lunghezza che vogliamo per la tracolla. Una volta lavorata tutta la lunghezza che vogliamo per la tracolla, facciamo l'ultima catenella e tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e cuciamo sull'altro lato del portacellulare. Individuiamo il punto sul lato e passiamo con l'ago da davanti intorno al corpo del mezzo punto alto. Rientriamo nella catenella, tiriamo un po' e passiamo di nuovo intorno al punto e di nuovo dentro alla catenella. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Giriamo il lavoro sul rovescio e nascondiamo tutti gli altri fili attraverso i punti. E il portacellulare è già pronto. Per la mia tracolla ho ripetuto 50 volte la ripetizione che abbiamo visto e ho ottenuto una tracolla lunga circa 90 cm, ma ovviamente potete farla lunga quanto volete. E anche per oggi abbiamo terminato. Vi devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, mi piace molto e ho già pronta anche un'altra idea che era la prima versione che avevo fatto, che è questo portacellulare con questa tracolla. Fatemi sapere quale delle due idee vi piace di più e se vorreste vedere anche questo tutorial. Se rifate questi portacellulari, mi raccomando, condividete le vostre foto con me, sapete che adoro vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!